versante nord-est. Seguendo la strada Maraneve da Fornazzio in direzione del rifugio Citelli si incontra un cartello turistico che segnala l'ingresso di una delle tante grotte del territorio etneo, la Grotta dei Ladroni. Questo tunnel si trova in località Piano delle Donne ad una quota di circa 1550 metri, all'interno di un bellissimo bosco di betulle che in questa zona del vulcano riescono a formare distese quasi pure di un albero dalla provenienza tipicamente nordica. La cavità, nota da tempo immemorabile, è stata trascritta nel catasto regionale solo nel 1988. Il nome deriva da alcune leggende che vogliono la grotta rifugio per una banda di briganti durante il XVIII secolo, che portavano proprio in questa caverna i bottini delle loro imprese. Gli ingressi della grotta sono 5, di cui 3 si trovano sulla volta e si presentano come dei veri e propri buchi nel terreno, la cui distanza tra di loro è di circa 9 metri. All'interno di uno di questi, quasi sfidando le leggi della fisica, è cresciuto un esemplare di betulla che ha affondato le sue radici sulle pareti. Secondo la leggenda, durante gli inseguimenti con i gendarmi, i ladri lasciavano andare il bottino da questi fori, per poi andarlo a riprendere una volta liberati dagli inseguitori. In ogni leggenda c'è una fonte di verità e probabilmente qualche secolo fa la grotta è stata davvero utilizzata da qualche fuorilegge per le sue scorribande. Ma è possibile che siano stati loro a creare opere tanto perfette? Più verosimilmente, a realizzare tale operato è stato chi con la montagna ha un rapporto molto più stabile di qualche bandito occasionale, come pastori o cacciatori che utilizzavano la caverna come solido e fresco rifugio. Scendere dentro la grotta, la temperatura comincia ad abbassarsi e la luce a diventare sempre più debole. Nella prima parte, per proseguire bisogna camminare leggermente abbassati per poi giungere alla camera più grande dove, con le torce, si può illuminare il pavimento di roccia solidificata e le vecchie pareti testimoni della sua storia. Il freddo è piuttosto intenso, sembra buffo pensare che qui una volta scorreva lava rovente. Più facilmente immaginabile invece che questa caverna si possa utilizzare come una sorta di frigorifero naturale. Ed effettivamente fino al secolo scorso gli uomini hanno impiegato la grotta come nibiera, ovvero come luogo dove poter conservare la neve che si raccoglieva durante l'inverno, per poi utilizzarla nella stagione calda per usi medici o più semplicemente per la preparazione di gelati ed altre vivande. E potrebbe essere stato il bisogno di buttare neve all'interno della cavità a spingere gli uomini dell'epoca a costruire questi fori da cui ora entra la luce. Una volta raccolta, la neve veniva buttata all'interno della caverna ed in seguito compattata in blocchi e sistemata in attesa dell'estate, in cui veniva trasportata dove richiesta. Dopo un breve percorso in una sorta di corridoio più stretto si giunge in un'altra camera dove si diparte un altro pezzo troppo stretto per potervi accedere e dalla destra si ritorna a vedere la luce del giorno da una seconda uscita in cui è stata scolpita una scaletta nella roccia per facilitare lo spostamento della neve. Accanto appare scritta la data 1776, probabilmente ad indicare l'anno di modifica. Per il suo utilizzo come niviera, questa grotta, maggiormente conosciuta con il nome di Grotta dei Ladroni, viene chiamata anche Grotta della Neve.